Gelide gocce caddero all'improvviso sul volto di Wim, costringendolo ad aprire quei suoi azzurri occhi. Non riconobbe affatto il luogo dove era. Fetide mura di pietra lo circondavano. Era in una prigione. E le celle erano a centinaia. Quell'antro misterioso, quella prigione sotterranea di chissà quale sperduta terra, non lasciava spazio ad alcuna via di fuga. Di fronte a lui vide, anch'egli prigioniera, un'altra formidabile figura. Quella di un guerriero, un barbaro. Muscoli possenti, lunghi capelli color della notte, occhi color del cielo e una lunga barba che calava fino a metà del poderoso petto. Proprio di fianco a questa incredibile figura, anch'ella qui, prigioniera come lui, la figura di una donna, una splendida fanciulla, dal volto segnato da incredibili cicatrici, ma la cosa che colpiva di più erano gli occhi, acuti, intelligenti, formidabili quanto i suoi. Il silenzio era rotto dalle urla, dalle decine di urla che in quel luogo riecheggiavano come le grida dei dannati che probabilmente essi stessi erano diventati imprigionati in quel luogo malevolo. Poi, qualcosa di incredibile. La cella ebbe un fremito. All'improvviso, incredibilmente, i chiavistelli delle celle si aprirono. Le altre due figure che poc'anzi avevano colpito l'anima e gli occhi di Wim fecero un passo verso la libertà. I tre erano certi che avrebbero potuto essere nemici eterni al solo istante guardandosi. Non potevano essere differenti l'uno più dell'altro. Wim, rapido e veloce, il barbaro, così potente che le cui braccia avrebbero potuto schiantare le rocce. La figura femminile non aveva armi e il suo corpo era fragile. Eppure, quegli occhi parevano possedere la forza di antica sapienza. Ancora studiandosi, le tre figure si guardavano d'attorno. Le urla dei dannati che lì erano imprigionati come loro, certo non aiutavano a capire dove fossero. Il freddo che li circondava faceva tremare le loro carni e ancora di più li faceva riflettere su quale profondità, su quali antri essi fossero stati rinchiusi. Qualcosa di terrificante si udì in distanza. Un passo, un rombare che pareva il tuono stesso emergere dal terreno. Un raschiare contro le pareti, un raschiare di qualcosa che veniva toccato per terra, come lo strisciare di qualcosa di potente, possente e allo stesso tempo terrificante. Il terreno, fatto non più che di un umido terriccio, poi là cosparso anche di ossa e carne di chissà quale uomo, chissà quale creatura, iniziò a traballare sotto i loro piedi. Voi! Chi siete voi che osate evadere dalle celle del carceriere? E così ringhiando, con una voce demoniaca, che tutto fece tuonare e rimbombare d'intorno, apparve un'immane figura che torreggiava sopra di loro, ricoprendo tutta l'arcata di quella prigione che pareva estendersi per centinaia di metri sopra le loro teste. Al sol vederla, qualsiasi uomo minore di loro, qualsiasi donna minore di quella, probabilmente si sarebbe ritratta sperando di essere uccisa all'istante pur di non vedere quella mostruosa creatura. Era una creatura incubo, i lineamenti gibbosi, la mascella cascante, le orbite degli occhi parevano fuoriuscire malignamente e malvagiamente da quella faccia deforme. Glabra, grassa e allo stesso tempo grossa. La voce tuonante e malevola di quell'incredibile figura parlò. Io che per secoli, io che per innumerevoli vite d'uomo ho costretto qui coloro che vi sono stati imprigionati. Voi siete miei, voi non fuggirete, voi subirete l'ira del carceriere. Era qualcosa di immane, mostruoso, terrificante. Le braccia parevano tronchi. Vi ricaccerò nelle vostre celle, maledetti bastardi! Ora assaggerete il supplizio di Skull, il cui potere fa precipitare nel terrore e nella paura i mortali! Lanciò verso l'alto la sua clava e la fece atterrare con tale potenza da far tremare la terra e i monti che probabilmente li circondavano.
un'onda malefica esplose da quel possente maglio. Un'onda di paura avvinse i cuori di tutti e tre i contendenti. Mai la tenebra della paura era calata sull'anima di nessuno di loro. Mai. Eppure, quando il carceriere fece tuonare la potenza del suo maglio, le loro gambe cedettero. La loro anima fu inghiottita dalle volute di paura. Con un unico colpo riuscì ad atterrare tutti e tre i valorosi guerrieri. E con una risata che avrebbe fatto accapponare anche il più impavido e coraggioso dei guerrieri, tuonò. Credevate davvero di potermi sfuggire alla demoniaca potenza del carceriere? Sciocchi! Voi morirete qui, sarete miei ospiti per l'eternità!